In Tunisia il matrimonio non è solo un contratto civile tra due persone, ma rappresenta anche il riflesso di una società che da decenni ha intrapreso un percorso di modernizzazione e riforma giuridica tra i più audaci del mondo arabo-musulmano. Tutto è iniziato nel 1956, quando l'allora presidente Habib Bourguiba promosse una serie di riforme che segnarono una rottura decisa con il passato. Fu creato il codice di statuto personale noto come CSP, che introdusse regole innovative nel diritto di famiglia, svincolandolo dai principi tradizionali del diritto musulmano e puntando su valori di laicità ed uguaglianza tra uomo e donna. Queste riforme non si limitarono a riorganizzare il quadro normativo esistente, ma rappresentarono una vera e propria rivoluzione. L'obiettivo era chiaro: modernizzare la società tunisina, aprendo la strada a un cambiamento culturale profondo. Tuttavia si trattava di un progetto ambizioso, perché molte fasce della popolazione non erano ancora pronte ad accogliere un simile cambiamento, soprattutto in aree rurali o tra i ceti meno istruiti. L'influenza della Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948 e di varie convenzioni internazionali sui diritti umani fu determinante, ma la strada verso una parità concreta si rivelò fin da subito complessa. Uno dei punti fondamentali delle riforme del CSP fu l'abolizione di pratiche come la poligamia e il ripudio unilaterale da parte del marito, che erano invece ancora presenti in molti altri paesi arabi. Il matrimonio in Tunisia è basato sul consenso reciproco degli sposi e non può essere imposto o condizionato da terzi. Questo principio ha cambiato il modo di concepire l'unione familiare, rendendola un atto libero e condiviso. L'articolo 23 del codice ha contribuito a ridisegnare i rapporti tra marito e moglie. È stato eliminato il dovere di obbedienza della moglie nei confronti del marito e si è introdotto il concetto di reciprocità, rispetto e solidarietà tra i coniugi. Il ruolo del marito, pur restando legato alla responsabilità di provvedere economicamente alla famiglia, non è più interpretato come un privilegio, ma come un dovere nei confronti del nucleo familiare. La collaborazione nella gestione della casa e dell'educazione dei figli è ora un impegno condiviso. Negli anni successivi alle riforme, però, l'applicazione concreta delle leggi ha incontrato numerosi ostacoli. Le norme giuridiche, spesso concise e poco dettagliate, hanno lasciato ampio margine interpretativo ai giudici. Questo ha favorito letture diverse delle stesse regole e in molti casi, soprattutto nei primi decenni, i giudici più conservatori hanno interpretato le leggi in modo tradizionale, rifacendosi al diritto musulmano classico. Una situazione che nei fatti ha indebolito l'intento innovatore del legislatore. Per approfondire questo concetto può essere utile guardare un video precedente in cui parlo quanto sia sottile il muro che divide la lettura delle odierni leggi in Tunisia rispetto ai concetti religiosi che l'Islam imponeva fino a qualche anno fa. La svolta è arrivata a partire dalla fine degli anni Ottanta, quando si è voluto contrastare in modo più netto l'influenza dei movimenti islamisti. L'ingresso in magistratura di un numero crescente di donne, formate in università laiche e con una visione più moderna del diritto, ha contribuito a cambiare il modo in cui le leggi venivano applicate. Anche se questa nuova mentalità ha cominciato a farsi strada nei tribunali, resta fondamentale che raggiunga anche i livelli più alti della giustizia, come la Corte di Cassazione. Solo in questo modo si potrà evitare che la Sharia, cioè il diritto islamico, continui a essere utilizzata come fonte giuridica implicita, anche quando non è prevista. Un altro importante passo avanti è stato fatto con l'eliminazione del divieto per le donne tunisine di sposare uomini non musulmani. Fino a pochi anni fa, infatti, una tunisina poteva sposare solo un musulmano, mentre gli uomini non avevano questo limite. Oggi questa disparità è stata rimossa e si tratta di un segnale forte verso l'uguaglianza di genere anche nelle scelte più intime. Ma nonostante questo quadro normativo così avanzato, nella vita quotidiana esistono ancora molte contraddizioni. Nelle zone rurali o nei contesti più conservatori, molte donne non sono consapevoli dei diritti che la legge garantisce loro. L'istruzione gioca un ruolo fondamentale. Dove manca un'adeguata formazione, le norme vengono ignorate e le relazioni familiari continuano a basarsi su schemi patriarcali.
In molte situazioni le donne accettano comportamenti ingiusti come se fossero normali, perché li associano alla tradizione o alla religione. La società in questi casi tende a tollerare abusi e disuguaglianze a meno che non vengano denunciati e portati davanti a un tribunale. Per superare questi limiti culturali serve un forte investimento nell'educazione. Solo una società istruita può assimilare davvero i principi di parità contenuti nel CSP. Attualmente solo una parte dell'elite urbana vive pienamente secondo questi valori, mentre il resto della popolazione fatica ancora a riconoscere i diritti della donna come legittimi e intoccabili. E come ho già detto, ma ci tengo a sottolinearlo, anche molti giudici e funzionari di polizia hanno le medesime difficoltà. Anche a livello internazionale la Tunisia ha compiuto passi importanti, ha ratificato diverse convenzioni sui diritti umani, ma queste da sole non sono bastate a eliminare tutte le disuguaglianze, soprattutto quelle legate alla condizione femminile. In molti casi i dogmi religiosi continuano a essere utilizzati per giustificare il mantenimento di modelli culturali antichi che rallentano il progresso sociale. Una questione a parte è quella dei matrimoni misti, cioè tra tunisini e stranieri. Negli ultimi anni sono diventati più frequenti, ma portano con sé una serie di complessità, soprattutto in caso di separazione o divorzio. Il coniuge straniero o i figli nati dal matrimonio rischiano di trovarsi in difficoltà davanti a un sistema giuridico che, pur essendo moderno sulla carta, è ancora influenzato da abitudini e mentalità tradizionali. Per questo motivo molti si rivolgono a studi legali internazionali specializzati in diritto di famiglia tunisino che aiutano i cittadini stranieri a tutelare i propri diritti in un contesto che può apparire complicato. In conclusione, il diritto di famiglia tunisino rappresenta un esempio unico nel mondo arabo e per molti versi anche un modello. Le riforme del 1956 sono state un atto di grande coraggio politico e culturale, ma la loro piena realizzazione richiede ancora tempo e un profondo cambiamento della mentalità collettiva. La strada verso una vera parità di genere è stata tracciata, ma per completare il percorso servono una giustizia coerente, un'educazione capillare e una società pronta ad abbracciare davvero i valori dell'uguaglianza e della libertà individuale. Nel prossimo video vi parlerò di una delle richieste che molte famiglie tunisine tradizionaliste rivolgono ancora ai futuri coniugi, la Shahada. Si tratta in effetti di una preghiera che afferma il riconoscimento di Allah come unico Dio. Molti matrimoni sono saltati perché diversi stranieri si sono rifiutati di recitare questa formula. In sostanza è un'accettazione della fede islamica e in Tunisia chi la pronuncia viene considerato musulmano. Ma ci sono aspetti che nessuno vi ha mai raccontato, quindi non perdete il prossimo video, perché potrebbe aprirvi una porta che avete sempre tenuto chiusa senza una vera e propria motivazione. E come sempre, se avete apprezzato questo video, mettete un like e se vi piace registratevi al canale. Grazie.